L'Università di Padova, in specifico il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, ha organizzato l'anno scorso, il 9 e 10 maggio, un laboratorio intitolato Politics of Worship Pre- and Post-Reformation all'interno del progetto POVOR. Come hanno fatto le altre università coinvolte nel progetto, anche a Padova si è pensato di arricchire il programma del laboratorio con un concerto che è stato organizzato in collaborazione col Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e all'interno di questo concerto sono state eseguite delle musiche di autori inglesi e italiani del XVI e XVII secolo. Il titolo del concerto era Tota Scriptura est quasi citara. Questo titolo molto indicativo ci collega naturalmente con musica scritta su testi biblici e prima di addentrarmi nella descrizione, così una piccola guida di alcuni spezzoni del concerto che avrete modo di ascoltare proprio qui in questo video, vorrei fare una piccola introduzione che spero possa aiutare a comprendere anche meglio il percorso, diciamo, dall'antichità, dalla Bibbia, verso tutta la produzione della musica sacra successiva. Il corpo, in verità, è il vestito dell'anima che vive nella voce e perciò è giusto che il corpo, attraverso la voce, canti con l'anima lodi a Dio. Sono queste le parole con cui Hildegarda von Bingen, per meglio dire Santa Hildegarda, teologa, musicista, erborista, filosofa, vissuta tra la fine dell'undicesimo secolo e la metà del dodicesimo, riconferma il legame antico e imprescindibile tra l'espressione divina e la musica, che è proprio insito nella Bibbia stessa. Vediamo un po' come possiamo analizzare questo legame. L'origine del mondo, così come la troviamo descritta nel libro della Genesi, è delineata come un gesto sonoro che inizia col respiro divino, attraverso il cui soffio Dio crea tutti gli elementi. Il respiro in ebraico è ruah e si evolve poi in call, cioè voce, prendendo quindi anche una valenza sonora. Nella traduzione biblica latina, detta notoriamente Vetus latina, queste due parole generatrici di vita vengono tradotte con i termini pneuma e fonè. Entrambi ci indicano l'espressione sonora del corpo ancora prima che la parola dia il significato come vero movimento di vita. Questa essenzialità del suono vocale riguarda anche la diffusione della parola divina attraverso la Bibbia. L'alfabeto consonantico ebraico, infatti, ometteva le vocali nella scrittura e quindi richiedeva per poter avere, diciamo, la piena comprensione del testo, una sorta di interpretazione, cioè l'interpretazione orale, attraverso una lettura usualmente intonata, detta cantillazione. Il lemma ebraico Mikra indica così sia il libro biblico, ma anche la sua declamazione. Solo così, come abbiamo visto, avremo la rivelazione completa del contenuto reso vivo
attraverso la fissazione delle vocali, la prosodia degli accenti, il tono e il colore della voce. Solo a partire dal VI secolo la Torah si arricchirà della scrittura vocalica che permetterà la pronuncia e la lettura anche personali silenziose. Cominciamo così a capire quanto la voce viva di lettura sia parte integrante della Bibbia stessa. Proseguiamo con questa idea, diciamo, ricordando anche che nella Bibbia abbiamo il libro dei Salmi, il Salterio, con cui si indica sia la raccolta dei 150 poemi, molti dei quali sono per tradizione destinati, diciamo, attribuiti a re David, indica appunto questi salmi, ma indica anche lo strumento a corde simile all'arpa e alla cetra che si utilizzava fin dall'antichità per accompagnarsi nel canto. Il re David stesso viene molte volte disegnato, dipinto nell'iconografia proprio con la cetra con cui lui stesso si accompagna. Accanto ai titoli di alcuni salmi sono indicati elementi utili per la loro interpretazione musicale, come la distribuzione delle voci nel coro, l'aria sulla quale si deve cantare quel testo e anche come accompagnarli. Per esempio, il Salmo 150, Laudate Dominum in Sanctis Eius, è una vera apoteosi sonora già nel testo, che enumera tutti gli strumenti perfetti per esaltare e lodare Dio. Troviamo il corno, l'arpa e la cetra, per esempio, che si alternano a timpani, strumenti a corde e flauti, per concludere con cembali squillanti e sonori. Questa grande valenza musicale è stata ereditata dal cristianesimo e la cantillazione è diventata la base sulla quale si fonda l'origine del canto gregoriano, il repertorio diffuso fin dal Medioevo della musica sacra in latino. La perfetta articolazione delle parole era lo scopo primario della preghiera nel canto e la struttura della cantillazione, con la ripercussione di tante sillabe sulla stessa nota, solo con lievi movimenti melodici, era l'ideale per mantenere questa chiarezza di comprensione del testo. Con questa premessa ci avviciniamo adesso a considerare invece la musica composta sulla Bibbia, quello sconfinato repertorio di musica sacra che ancora oggi è vivo e si continua a comporre. Vi si possono leggere, oltre alle istanze delle diverse confessioni religiose, anche interessanti cambiamenti in ambito politico-sociale, oltre ai percorsi stilistici ed esecutivi all'interno della storia della musica. Adesso facciamo un salto, diciamo, dall'origine, dal Medioevo, dalla Bibbia, per vedere appunto con il primo spezzone musicale come arriveremo nel 500-600, appunto nell'epoca anche della Riforma, come appunto i musicisti fanno le loro scelte e come mettono in musica i testi biblici. Il primo intervento che ascolteremo è di Bartolomeo Barbarino, detto il Pesarino, per la sua attività svolta per molti anni a servizio di Monsignor Giuliano della Rovere, duca di Pesaro e Urbino,
dal 1599. Barbarino nasce a Fabriano tra il 1570 e il 1574, fu cantore contralto, ma anche famoso suonatore di tiorba, un tiorbista, nella cappella di Loreto e successivamente, come abbiamo visto, a Pesaro. All'inizio del Seicento si trasferisce a Padova, alle dipendenze del vescovo Marco Corner, e poi a Venezia, dove lo troviamo citato nei registri sia come cantore a San Rocco, ma anche all'interno della cappella di San Marco, tra l'altro con un compenso molto alto rispetto a quello di altri musicisti, che denota ovviamente la sua bravura. La data incerta della morte è il 1617. Il mottetto, di cui ascolteremo un breve stralcio, si intitola Audi Dulcis Amica Mea ed è contenuto nella raccolta Ghirlanda Sacra, pubblicata a Venezia nel 1625. Il testo è una parafrasi dal Cantico dei Cantici con inserimenti diversi tratti da altri salmi. Il secondo brano nel programma è tratto dalla seconda raccolta dei Sacri Canti, pubblicata sempre a Venezia nel 1624. Si tratta del mottetto Ego Flos Campi di Claudio Monteverdi, chiamato già dal 1613 a reggere la cappella di San Marco, che diresse fino alla morte nel 1643.
Tale è la fama del compositore cremonese, nato nel 1567, che basterà dire qui quanto la sua produzione sacra raggiunse gli apici di espressività e ricchezza compositiva durante il suo servizio dapprima alla corte dei Gonzaga a Mantova e poi a Venezia, appunto come maestro di cappella e non solo, perché compose anche opere, musica profana, molti libri di madrigali. Il genere musicale del mottetto in latino visse in Italia un momento di enorme diffusione nel XVI secolo, soprattutto in versioni polifoniche, intonate anche da celebri musici oltremontani che venivano dai paesi al di là delle Alpi, che arrivarono in Italia in quegli anni per studiare e lavorare. Nel secolo successivo, invece, divennero diffusissime le intonazioni a voce sola, come in questo caso e anche nel precedente di Barbarino, dove il cantante può impegnare le sue qualità sia vocali che interpretative in modo personale ed espressivamente intenso. Il testo del mottetto è tratto dal Cantico dei Cantici 2, versetti 1-3. Ego flos campi et lilium convallium, sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias, sicut malus inter ligna silvarum, sic dilectus meus inter filios sub umbra illius, quam desideraveram sedi, et fructus eius dulcis gutturi meo. Nel concerto erano coinvolte due voci femminili, un soprano e un contralto, quasi, lo definirei, un errore filologico, se vogliamo considerare che le donne avevano la proibizione di cantare in chiesa, salvo che quando erano all'interno dei loro monasteri o in qualche occasione di cerimonie religiose private. Ciò deriva da un'interpretazione della prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, 14, 34-35, dove si legge: come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee perché non è loro permesso di parlare, stiano sottomesse, come dice anche la legge. Le autorità ecclesiastiche hanno imposto questo silenzio musicale pubblico, preferendo le voci bianche, cioè dei bambini, e le voci degli uomini nell'organico delle cappelle, nonché lasciando spazio all'utilizzo dall'inizio del Cinquecento circa alle voci di castrato. Oggi ovviamente questa regola non sussiste, è andata scomparendo dal XX secolo in poi e quindi ciò che è scritto in chiave di soprano e contralto viene affidato quasi sempre alle donne o bambini in area soprattutto anglosassone e germanica, con alternative per quando si vuole scegliere un controtenore o sopranista che canta in falsetto. Gli strumenti invece presenti qui, flauto, tiorba, dulciana e viola da gamba, erano quelli usuali nelle esecuzioni tra 5 e 600 insieme all'organo.
Si può dire senza esagerazione che Byrd fu il Palestrina, l'Orlando di Lasso dell'Inghilterra. Così afferma François-Joseph Fétis nel secondo volume della Biographie universelle des musiciens et Bibliographie générale de la musique, pubblicato nel 1835. Evidentemente il tempo trascorso dalla morte di Byrd, avvenuta nel 1623, non aveva fatto tramontare la fama che lo aveva accompagnato in vita, sia di compositore di musica vocale e strumentale che di organista e cantore. Nato nel 1540 nel Lincolnshire, a 20 anni era organista nella cattedrale di Lincoln e nel 1570 cantore nella Cappella Reale. Visse a Londra, da cattolico convinto in ambiente anglicano, in parte osteggiato, ma alla fine molto rispettato dalla regina stessa per le sue eccellenze musicali. Compose molta musica per le due confessioni, sia la cattolica che, diciamo, la protestante, in latino e, come si potrà ascoltare, anche in versi metrici inglesi, che erano appunto i preferiti dalla confessione riformata. L'edizione dei Songs of Sundry Nature del 1589, da cui è tratto anche ciò che andremo ad ascoltare, contiene infatti tra brani di varia natura, come anticipa il titolo, anche i 7 salmi penitenziali in lingua inglese. La raccolta è dedicata a Henry Carey, figlio di Maria Bolena e quindi nipote di Anna Bolena, che divenne anche Lord Ciambellano a corte. I 2 salmi in programma sono Lord in Thy Wrath, numero 38 o 37 nella versione della Vulgata, e poi Attend Mine Humble Prayer, sempre numero 153 o 142. Questi 2 brani sono entrambi per 3 voci, superius, cioè soprano, tenore e basso. Qui sono stati concertati per 2 voci e strumenti. In entrambi i brani Byrd sceglie di utilizzare i primi 2 versetti solamente del salmo. All'interno del Salterio il carattere dei versi nei differenti salmi è molto vario e quindi i compositori sceglievano a proposito gli organici vocali, gli strumenti e lo stile in base al testo che volevano musicare. I poemi penitenziali, che sono il numero 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143, già dai primi secoli della tradizione cristiana rappresentavano un percorso di richiesta, di perdono a Dio, meditazione e cammino verso la conversione. Si può quindi immaginare come fossero adatti a una scrittura musicale molto pacata, intimista e contrita. Nel Salmo 6, che non è in programma qui, accanto al titolo si consiglia di utilizzare come accompagnamento degli strumenti a corde dal suono piuttosto scuro e profondo che naturalmente risultava adatto ad una situazione così penitenziale.
Anche Giovanni Paolo Colonna fu un celebre maestro di cappella nella Basilica di San Petronio a Bologna, sua città natale. Fu organista nella stessa chiesa dal 1659 ed ebbe la nomina più importante, cioè quella di maestro di cappella, nel 1674 e la mantenne fino alla fine della sua vita. Morì nel 1695 a 58 anni, visto che era nato nel 1637. Si trasferì però molto presto a Roma, dove si svolse la sua educazione musicale, che lasciò un segno profondo nel suo modo di comporre riguardo l'utilizzo del contrappunto e anche nel coinvolgimento di grandi masse di musicisti. Lui compone molto spesso anche per più cori e molti strumenti. D'altronde non gli mancavano le occasioni lavorando in una chiesa molto grande come San Petronio, lunga, con un'amplissima cantoria che tuttora si allarga lungo tutto l'arco dell'abside e ai suoi lati, dove sorgono, uno di fronte all'altro, due organi antichi meravigliosi. Compose messe, salmi, oratori, musica profana, vocale e strumentale e anche qualche opera che fu eseguita a Bologna. È stato fondamentale per la cosiddetta scuola bolognese di composizione per la sua attività didattica che svolse per molti anni e lo vide maestro di tanti giovani musicisti che poi divennero anche degli eccellenti compositori. Gli estratti musicali che ascolteremo sono tratti dal volume Sacre Lamentazioni della Settimana Santa a voce sola, pubblicato a Bologna nel 1689, quindi siamo già alla fine del XVII secolo. La prima lamentazione del venerdì sera, tratta dal testo biblico delle Lamentationes, sono 5 volumi, è per soprano. La seconda lamentazione del venerdì sera è per contralto. I compositori normalmente facevano una selezione variata all'interno dei capitoli delle Lamentationes, anche differenti nel numero dei versi musicati e nel modo di raggrupparli. Col trascorrere del tempo, però, è anche intervenuto un certo consolidamento in queste scelte, per cui spesso in composizioni molto lontane tra loro, sia dal punto di vista cronologico sia geografico, il testo alla fine è lo stesso. Nel caso delle due lamentazioni di Colonna, la prima è stata tratta dal terzo libro, i versetti 22-30, mentre quella della seconda dal quarto libro, versetti 1-6. Nei primi 4 libri i versetti sono separati da una lettera dell'alfabeto ebraico, che viene intonata dal compositore come un vocalizzo melodico, mentre la parte più espressiva e talvolta anche molto drammatica è riservata ai versetti che sono invece narrativi. L'invocazione finale, che si ripete in tutte le 9 lamentazioni, 3 per ogni giornata del triduo quaresimale, ne parlerò poi più avanti, cioè questa invocazione Jerusalem convertere ad Deum tuum, Gerusalemme convertiti al tuo Dio, è tratta dal libro di Osea 14, 2.
Talvolta, nei confronti di certi musicisti meno conosciuti, anche nell'ambito degli specialisti nel mondo musicale, ci si riferisce a loro definendoli minori. Potrebbe essere il caso, per esempio, dell'autore con cui si è concluso il programma del concerto padovano, Giulio Sampietro del Negro. Figlio di una famiglia nobile di origine genovese, stabilitasi in Salento nella prima parte del Cinquecento, Giulio Sampietro nacque a Lecce nel 1565 circa e morì tra il 1620 e il 1634. Non è stato possibile dare fino a oggi una data più certa o perlomeno un periodo più ristretto nel definire la sua scomparsa, in quanto le informazioni biografiche che abbiamo di lui sono molto scarse. Non si hanno nemmeno molte notizie della sua attività professionale, ma si può dedurre dai testi in italiano o in latino che lui usa a seconda che si tratti di musica profana o musica sacra, che lavorasse in ambito lombardo, perché tanti di questi testi sono proprio di versificatori, di poeti che provenivano da quell'area. E poi risulta questo anche dai luoghi di pubblicazione delle sue raccolte, molto spesso appunto editate in Lombardia, a Milano soprattutto. C'è un particolare però che lo richiama alla memoria come un personaggio di una certa importanza. Sul frontespizio di una sua Armida, una composizione pubblicata all'interno del primo libro delle grazie e affetti di musica moderna a 1, 2 e 3 voci, editato appunto a Milano nel 1613, compare la dicitura in stile recitativo. La parola affetti nel titolo, insieme a musica moderna e a questa definizione di stile recitativo, fanno di lui uno sperimentatore coraggioso, perché tutte queste parole appartengono a un periodo della storia della musica, appunto, in cui la sperimentazione e le novità erano in fase di attivo, che non trascurava lui di immettere novità nel suo comporre.